Ciao! Ciao e bentrovati! Oggi parliamo di un tema che a me non piace molto, però molti di voi, sia su Facebook sia per email, ce lo hanno richiesto. Stiamo parlando delle parolacce o, più in generale, le espressioni volgari più utilizzate in italiano. Allora, prima di tutto vogliamo spiegarvi un po' come è stata organizzata la lezione di oggi. Vi daremo prima la parola volgare, la parolaccia vera e propria, e poi un'alternativa con lo stesso significato che però è, diciamo, meno volgare, potremmo dire più cortese. Già, mi raccomando, se siete bambini, non guardate questo video. No? Bene, iniziamo? Certo! Allora, la prima espressione di oggi è merda. Allora, questa espressione è utilizzata quando qualcosa va storto. Per esempio, avete corso per 10 minuti per prendere il pullman e appena arrivate alla fermata, il pullman parte davanti ai vostri occhi. Cosa fate? Dite, merda, se avessi corso più velocemente. Oppure, se magari non volete usare l'espressione merda, che è quella più volgare, potreste pensare di usare l'espressione accidenti. Per esempio, prima stavamo parlando, pensando di registrare, invece mi sono accorto che non avevo premuto play e ho detto, ah, accidenti, non ho premuto play. E ora l'hai premuto? Aspetta, fammi controllare. Bene, ora un'altra espressione volgare è che palle. Questa viene utilizzata quando siete infastiditi o annoiati da qualcosa. Per esempio, se siete in classe e la lezione è veramente noiosa, dite al vostro compagno di banco che palle questa lezione. Però, se non volete usare questa espressione un po' volgare, allora potreste decidere di usare l'espressione che noia. Per esempio, molti di voi, studiando il congiuntivo italiano, avranno pensato che noia. Allora, pian piano che andiamo avanti, le parole diventano un po' più volgari. Adesso vediamo l'aggettivo rompipalle, che viene utilizzato per indicare una persona veramente fastidiosa, che vi irrita. Per esempio, se il vostro fidanzato o la vostra fidanzata sono particolarmente gelosi, potete dire loro: sei davvero un rompipalle. Però, attenzione, per evitare di rompere la relazione, sarebbe meglio utilizzare l'espressione rompiscatole, che è un sinonimo che indica però sempre una persona fastidiosa. Già. Adesso vediamo l'espressione che culo. Questa indica che una persona è stata fortunata. Per esempio, se il vostro amico vince la lotteria, potreste dirgli: che culo,
magari fosse successo a me. Oppure, se non volete usare l'espressione volgare, potreste usare la semplice espressione che fortuna. Bene, la prossima espressione è fa cagare. Questa indica qualcosa che non vi piace. Infatti, speriamo che il nostro video non vi faccia cagare. Se poi vi fa cagare, non preoccupatevi, scrivetecelo nei commenti e lo accetteremo. Non fa niente, può capitare, no? Sì, Però, se volete essere un po' più cortesi, ma volete comunque dirci che il video non vi piace, allora potreste dire che fa schifo oppure è brutto. vediamo ora la parola cazzata. Questa indica una bugia o qualcosa di stupido. Infatti, se un vostro amico vi dice che ha imparato l'italiano in un giorno, beh, ditegli che vi ha detto una grande cazzata. Oppure potreste dirgli che vi ha detto una fesseria, una bugia, una stupidaggine o anche una sciocchezza. Bene, ora ce ne rimangono solo 3, ma queste sono particolarmente volgari, quindi preferisco che le dica tu. Ti va? Va bene, con piacere. Allora invertiamo angioletto e diavoletto. Perfetto. La prima di queste ultime 3 parole è cazzo. Allora, cazzo letteralmente significa pene, cioè l'apparato genitale maschile. Però gli italiani usano la parola cazzo praticamente in qualsiasi circostanza. Per esempio, se cade il cellulare per terra, potreste sentire un italiano dire cazzo, mi è caduto il cellulare. Quindi viene usata come una sorta di imprecazione. Un po' come la parola merda, però cazzo è molto più volgare. Un altro uso di cazzo può essere per esempio in espressioni come che cazzo vuoi, oppure che cazzo stai facendo. Insomma, si usa pure per dare maggiore enfasi alla frase. Già, però se volete dare enfasi ma non risultare troppo volgari, c'è sempre l'alternativa cavolo. Non la usate, meglio cazzo. Cavolo, mi è caduto il telefono per terra. Che cavolo vuoi? Che cavolo fai? Bene ragazzi, siamo quasi alla fine di questo video. Ora vediamo la parola coglione. Questa parola si usa per insultare qualcuno che magari non capisce qualcosa in maniera rapida, oppure qualcuno che agisce in maniera insensata, o anche qualcuno che vi infastidisce. Quindi, per esempio, se il vostro vicino di casa mette sempre la musica a volume alto e non vi fa dormire, potreste dargli del coglione. Oppure, se non volete essere così offensivi, potreste dargli del cretino, dell'idiota, dello stupido. Ma in ogni caso è sempre meglio evitare queste offese, non credi? Vabbè, però certe volte ci sta, no? No. Ok, ci siamo. L'ultima parola di oggi è vaffanculo. Questa parola è molto usata in italiano per invitare qualcuno ad andarsene o per dirgli di smettere di fare qualcosa.
Per esempio, se vostro fratello vi viene ad infastidire mentre state studiando, potreste dirgli: "Oh, vaffanculo", oppure "va a cagare". Però potreste anche usare vai a quel paese. Così, tutto sommato, state sicuri che siete stati un po' cortesi. Dunque, ragazzi e ragazze, alcune parole erano un po' troppo volgari e abbiamo preferito non usarle in questo video. Però le abbiamo scritte sul nostro sito, alla pagina di cui trovate il link nella descrizione. E lì trovate anche degli esercizi per vedere se avete capito come usare le parolacce. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per essere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Alla prossima! Ciao!